Signori, buongiorno e benvenuti dallo storico circuito di Estoril. È una vita che sogno di venire qui, per me è una pista incredibile. Oggi siamo qua sulla Aprilia 660 di Sergio, che mi avete visto spesso guidare. Adesso facciamo il primo turno della mattina e poi vi spiego che cosa combino qua. Allora, primo turno lo abbiamo finito, sono appena sceso dalla moto e ho preso subito la telecamera in mano. Allora, siamo ad Estoril con Spear Racing, l'organizzatore tedesco con il quale giriamo sempre, e sono venuto qui anche solo 2 giorni. In realtà la giornata è organizzata su 4 giorni, sono martedì, mercoledì, giovedì pausa, venerdì e sabato. Io ovviamente purtroppo ho questa cosa qua che mi porta via tanto tempo, backpack racing a casa, quindi sono potuto venire qua in volata solo 2 giorni. Siamo arrivati il lunedì sera, abbiamo girato ieri per conoscere la pista e vedere insomma di che forma fosse fatta, e siamo stati anche sfortunati perché ha piovuto. Però mi sono, come dire, ricreduto sul fatto di guardare le previsioni meteo. Qua non ha senso guardarle, se dovete venire ad Estoril non guardate le previsioni meteo, perché le abbiamo guardate, ogni meteo diceva la sua cosa e alla fine niente era vero. E poi la caratteristica bellissima di questo tracciato e del suo asfalto è che asciuga in una maniera impressionante. Quindi noi siamo arrivati, la pista era bagnata, ha asciugato. Abbiamo fatto il primo turno a fine mattina, ha ripiovuto a pranzo e alle 2:30 eravamo già dentro con la pista un po' umida, ma dalle 3:30 in poi fino alle 5 la sera abbiamo girato bene. L'unico problema è che c'è un po' di vento. Durante questo evento, siccome ero stufo di essere da solo e di farmi tutto da solo, ho portato una persona che avete già visto nei miei video, Nicolas. Ciao ragazzi. Che ha provato l'R6 a Branduzzo e lui lavora con noi in Team BR Corse. Allora gli ho chiesto: dai, mi dai una mano a Estoril, che almeno non devo fare tutto da solo, sia le gomme che le riprese. E quindi insomma, per fortuna che c'è lui a darmi una mano. Adesso, ieri ho usato le gomme che abbiamo usato nel pomeriggio a Valencia tutta la giornata, adesso sono abbastanza finite, anche perché il layout di questa pista prevede un curvone lunghissimo che immette sul rettilineo e che strappa un sacco le gomme, sia quella davanti che quella dietro. Quindi adesso mettiamo una gomma nuova e vediamo di andare un pochino più forte. Poi tutto il lavoro che è stato fatto con Gabro a Valencia continuerà, e durante il video vi spiego tutte le cose che non sono riuscito a spiegarvi a Valencia, o quantomeno ve le ho spiegate, ve le ho raccontate, ma non le ho provate. In più ci sono delle cose nuove che Aprilia Special Parts mi ha mandato, che ho montato ieri e che in effetti fanno un po' la differenza. Vieni Nico. Oh, rapportino. Quante volte abbiamo cambiato rapporto questo weekend? Ma 7-8 mila volte. No, dai. E cosa facciamo quando cambiamo rapporto noi? Aspetta, questo è un piccolo aneddoto che facciamo alle gare, no? Perché il rapporto, l'avevo già spiegato in un video, è una delle cose più importanti per la guida e per il setup della moto. Quindi se hai il rapporto sbagliato viene difficile anche guidare, e soprattutto è una delle, anzi è la prima cosa che si fa nella messa a punto della moto. Più è piccola la moto, ok? Quindi più piccola è meno potenza c'è, più è importante questa cosa. Quindi con una moto piccola come il 660 è abbastanza importante, però immaginate sul 125 o al mondiale con le nostre 300. Ok, quindi ci capita molto spesso durante il weekend di cambiare rapporto. In queste cose decide sempre Andrea, e siccome spesso ci troviamo nella situazione di dover cambiare un sacco di volte il rapporto, no? E c'è sempre questa cosa di indecisione, cosa facciamo noi? In italiano.
Praticamente quando Andrea decide di cambiare il rapporto per la 140.000esima volta, noi mettiamo l'inno italiano come per dire che quella modifica sarà la modifica che ci porterà al podio. Vi giuro che vi farò una storia a Instagram e ve lo farò vedere mentre lo facciamo. Detto questo, andiamo a vedere quello che vi avevo detto che non avevo avuto il tempo di provare nella maniera corretta a Valencia. Allora, salgo sulla moto mentre Nico cambia la gomma. Partiamo dai manubri di racing bike, dei quali abbiamo anche il cupolino, e per fortuna con il vento che c'è oggi è necessario, perché veramente guardate come svolazza tutto. Comunque, manubri molto più vicina la posizione al posto che il manubrio avanzato davanti, e il feeling è incredibile, veramente incredibile. Questa cosa cambia un sacco la distribuzione del peso, e avere i comandi vicino a te rende tutto molto più pronto. Cioè anche in frenata, quando devi muovere il manubrio, devi controllare la moto, è super comodo averlo così vicino. Poi reparto freni. Sulla moto abbiamo le pinze Brembo M50, e siccome a Valencia mi ero lamentato del fatto che noi utilizzavamo delle pastiglie standard, ok, che non frenassero tantissimo nonostante la potenza delle pinze, Aprilia Special Parts mi ha mandato un kit di Brembo Z04 che ho montato ieri, e altro pianeta, pastiglia racing, mordente incredibile. E soprattutto quando faccio le long run, ieri mi è capitato, siccome ha piovuto la mattina, di girare solo nel pomeriggio, quindi di dover fare più lavoro tutto concentrato insieme. Ho fatto 3 manche da 25 minuti, e avere una pastiglia racing permette di avere un'ottima stabilità nell'utilizzo. Quindi si parte dal presupposto che lo spurgo debba essere fatto nella maniera corretta. Con una pastiglia non racing, se fai 10-15 giri tirati, ci sta che poi il rendimento cali. Invece con questa il rendimento è sempre super stabile. Adesso poi Nico finisce di montare la gomma che abbiamo smontato per cambiare il rapporto. Ho messo la gomma nuova e ho voluto allungare un dentino. In verità faccio più fatica ad accelerare anche solo un dente, e poi il vento che c'è contrario al rettilineo è veramente tantissimo, e quindi ho deciso di accorciare e di sfruttare la maggiore accelerazione per poter vedere se riesco ad abbassare un po' il tempo, anche se la gomma non è nuova. Poi accorciando il rapporto accorcio anche l'interasse del forcellone, e questo mi dovrebbe aiutare ad avere un po' più di grip. Io non lo so, però ho fatto lo stesso tempo che ho fatto con la gomma nuova, e la gomma sbraniamo perché oggi non è condizione, fa un freddo bestia. E poi ho fatto 7 giri in 2 decimi. Ho fatto 59, 51,0, 51,1, 51,0, 51,1. Lusso. Addio. Mamma, cosa sono contento del tempo che ho fatto con la gomma che vi ho fatto vedere prima. Cioè, considerate che stamattina ho messo la gomma nuova e ho fatto 59, dopo 35 giri 58, semplicemente aggiustando 2 cose. E infatti la scelta del rapporto con l'inno nazionale, Nico, Ha pagato. ha pagato. Sono molto contento. Ho sbagliato ad allungare quando ho messo la gomma nuova. Per tutti quelli che me l'hanno sempre chiesto e mi dicono: ah cavolo, ma Edo, ma 660, essendo una moto più piccola bisogna guidarla scorrevole. No, questa moto si guida esattamente come guidi il 600 e il 1000, è la stessa identica moto. Ha delle accortezze da fare, soprattutto su rapporti e geometrie. Non è proprio la stessa moto, però il sistema è quello. Adesso ho chiamato lo psicologo che avete già visto e mi avete già sentito parlare di lui in molti altri video. Io quello che dico è che per il pilota lo psicologo è tutte le persone con le quali tu parli, alle quali racconti quello che hai fatto, che conoscono la moto, conoscono te e che ti possono dare dei consigli. In questo caso ho chiamato Tommy, pare che ci sentiamo spesso, gli ho spiegato un po' quello che ho fatto e abbiamo deciso di fare una modifica sul davanti e vediamo come va. Non dico niente, ma ve lo dico dopo.
Gabro, il papero ancora non l'abbiamo perso, per fortuna. Alla fine la modifica ha pagato e come. 50,5 che segna il GPS della moto, ma al transponder è ancora meglio perché è 50,2 con ideal in 49,8. Purtroppo ancora il GPS della moto è sballato rispetto al transponder di qualcosina, ma è sempre utile per capire cosa stai facendo mentre guidi. Per come era iniziata non speravo di riuscire a girare così bene, in questo caso non ho a disposizione un team, sono da solo con la moto di Sergio e cara grazia che Nicolas è venuto a darmi una mano, così ho potuto provare con più tranquillità tutto quello che avevo in mente ed il risultato si vede. È incredibile come una modifica così banale come quella del rapporto influisca sulla prestazione che poi fai, e questa cosa vale a qualsiasi livello tu sia. Sul davanti poi ho abbassato un pochino la moto per aiutarmi negli inserimenti veloci di Estoril ed il feeling è aumentato molto. Che pista ragazzi, incredibile, e poi sono contento di guidare sciolto e fare quello che voglio sulla moto. Come avete visto dall'episodio precedente con Gabro, stiamo cercando di andare a correre 2 gare del Moto America, quindi se non sapete di cosa io stia parlando vi lascio il link in descrizione e vi anticipo che per Pasqua sarò per 4 giorni a Misano e porterò avanti lo sviluppo della Aprilia di Sergio, e vi anticipo che arriverà del super materiale da provare. Se non siete ancora iscritti al canale fatelo, che per me è un grande supporto, e soprattutto non vi perderete tutti i nuovi episodi e video che usciranno. Ciao!